Siamo al Fuorisalone di Milano, presso l'Università Statale, all'installazione di Mosaico Più con Carlo Dal Bianco, che ha curato la grande installazione alle sue spalle. Un mosaico che riprende una scena della mitologia greca che rappresenta la capacità dell'uomo di governare l'acqua. Ci racconti come è nata l'idea di questa installazione e come si è evoluta la collaborazione con Mosaico Più, che sappiamo dura già da qualche anno? Sì, la collaborazione con Mosaico Più è iniziata un paio d'anni fa e sono stati 2 anni molto intensi perché con l'azienda abbiamo sviluppato molti argomenti nuovi e riorganizzato tutta la collezione e aperto nuovi fronti di ricerca, particolarmente sul vetro riciclato e sul mosaico ecologico, chiamiamolo. Il tema che abbiamo proposto in questo grande contenitore che è l'Università Statale di Milano durante la settimana del design milanese è stato prevalentemente legato al tema dell'acqua. Ci è stato chiesto di riflettere, fare una riflessione sul tema della nutrizione, la nutrizione per l'uomo, ma soprattutto nutrizione per l'ambiente, per il pianeta, come argomento introduttivo a quello che sarà poi l'argomento fondamentale dell'Expo dell'anno prossimo. Ho trovato risposta, come spesso mi capita nel mio lavoro, nelle opere di arte antica o comunque nel linguaggio storico-artistico, riferendomi al mito di Achelò. Queste figure che sono figure rosse e nere dell'arte vascolare attica, che io ho reinterpretato utilizzando il rosa, l'incarnato per l'uomo eroe, cioè Ercole o Eracle per i greci, e l'azzurro madreperlato per la divinità, che l'azzurro è il colore del divino, per cui ho utilizzato questo colore marino più che marino fluviale. L'acqua, elemento principe, l'elemento fondamentale per la vita, senza acqua non c'è vita, lo sappiamo, per cui tutto il mondo, il pianeta, ma anche l'uomo, i vegetali, tutto il mondo, il creato, ha senso, esiste in quanto esiste l'acqua, per cui ho voluto dare questo messaggio di sacralità dell'acqua. Nell'antichità l'acqua era, per i greci, era un bene prezioso e fondamentale, e Achelò era la divinità, una delle divinità più importanti dell'antica Grecia e rappresentava il più grande fiume della Grecia. Rappresenta l'acqua pura, l'acqua sorgente, l'acqua nascente, proprio il momento della purezza più assoluta dell'acqua. E dunque il messaggio voleva essere quello di un auspicio perché l'acqua torni ad essere un elemento divino, sacro, a cui viene dedicata attenzione e rispetto soprattutto. L'immagine mostra la lotta per amore di una donna tra Ercole e Achelò. Achelò che ha la forma del serpente acquatico, e allo stesso tempo anche lui prendeva due sembianze, di serpente acquatico e di toro. Toro per rappresentare la forza dirompente dell'acqua, serpente per rappresentare le anse e la sinuosità continua appunto del fiume, dei corsi d'acqua. Nella lotta Ercole vince e strappa il corno a Achelò, e da questo le Naiadi, per opera delle Naiadi che lo riempiranno di frutta e fiori, nascerà il mito della cornucopia, simbolo di abbondanza e di ricchezza. Per cui il lavoro mio e di Mosaico Più è di buon auspicio perché l'acqua torni ad essere un elemento rispettato e un elemento importante nella vita, diciamo, futura. 2 parole sulla tecnica. Mi è stato chiesto dall'azienda di utilizzare
più forme di mosaico. Io ho utilizzato per le immagini artistiche, cioè per le immagini classiche, antiche diciamo, Acheloe ed Ercole, il mosaico tagliato a mano, per cui una tradizione antica del mosaico, e invece per lo sfondo un mosaico computerizzato, mosaico artistico, una pasta di vetro, madreperlata e non madreperlata, e mentre per il computerizzato è un mosaico di spessore retro verniciato. Anche il mosaico stesso è stato posato su questi vassoi in ABS per proporre un modo alternativo di posare il mosaico, quasi un mosaico preposato da acquistare, non è da acquistare ma è una ricerca che può iniziare da questo lavoro, di proporre il mosaico a formati, diciamo, comodi per la posa, per il posatore, comprando quasi delle piastrelle preposate. Grazie.